Inizio col tagliare dei gambi di prezzemolo che mi serviranno per aprire le cozze, anzi per far aprire le cozze. Pertanto butto i gambi di prezzemolo nel padellone e poi vado ad aggiungere l'aglio aromatizzato che faccio io. Aglio con il rispettivo olietto, che così è bello profumato, però solo questo non basta, ne aggiungo ancora un po', sempre olio extravergine di oliva, e guardate che colore. Lo faccio scaldare e vado ad aggiungere le cozze per 5 kg che già avevamo pulite. E poi vi do un consiglio: se magari dopo averle pulite non le dovete far aprire subito per un motivo o per un altro, tenetele sempre ben strette in uno strofinaccio umido, così non si apriranno da sole. Come le metto nel padellone, le vado a coprire e le lascio andare per una decina di minuti, così saranno tutte belle aperte. Guardate qua, sono tutte aperte e soprattutto hanno rilasciato tanto liquido prezioso che ci servirà per la preparazione di questi spaghetti. Tutto il sapore in pratica è nel liquido che vedete. Adesso vado a rimuovere le cozze, perché poi rispettivamente dovrò filtrare tutto il liquido. Lo vado a filtrare perché, come potete ben immaginare, potrebbe esserci qualche impurità e così ce la andiamo a togliere. Però le cozze è anche importante non farle seccare, per cui dopo che avrò filtrato questo liquido aprirò tutte le cozze e il liquido lo metterò all'interno, così resteranno belle morbide finché non le metterò nella pasta. Vedete? Ci rimane un po' di prezzemolo, un po' di aglio e qualche impurità della cozza stessa. Intanto ho passato un po' di carta assorbente nel padellone e procedo con il secondo step. Di nuovo aggiungo l'aglio aromatizzato, di nuovo vado ad aggiungere il filo d'olio e poi procedo con il secondo pesce che salterà nel padellone. Si tratta dei calamari, vedete? Li abbiamo in precedenza puliti, tagliati ad anelli un po' più larghi di quando li fate fritti, e quando l'olio è caldo semplicemente li butto dentro. La cosa importante del calamaro quando lo dovete fare nella pasta è che deve rimanere morbido, non deve diventare un chewing gum, e per farlo restare morbido l'importante è avere attenzione nel tempo di cottura. Basteranno meno di 2 minuti, deve farsi soltanto bianco e sarà perfetto. Se lo fate stare di più diventerà durissimo, diventerà elastico, e poi per tornare a farlo diventare morbido dovete lasciarlo andare per oltre 20 minuti. Quindi ricordatevi questo aspetto molto importante se volete avere dei calamari veramente teneri. Sapete bene che io sono sempre molto abbondante. Pensate che le cozze sono 5 kg, questi calamari già puliti e tagliati sono già più di 1 chilo, e andrò a cuocere poi 2 kg di spaghetti, ma non è ancora finita perché aggiungerò altro, quindi restate sintonizzati e continuate a guardare la videoricetta. Allora, come vi dicevo prima, è passato circa 1 minuto e mezzo, vado a togliere i calamari, tutto questo sughetto, tutto quest'olio che rimane ovviamente resta nel padellone e li vado a togliere. Una volta che li ho tolti e li metto in questo contenitore, vado a mettere sopra della pellicola, sempre per il discorso che a me piacciono, devono essere morbidi, si devono sciogliere in bocca, per cui non mi piace farli rinsecchire. Sono delle piccole accortezze che alla fine faranno la differenza. Ecco il padellone, ecco l'olietto che è rimasto, vado ad aggiungere ancora un paio di cucchiaini di aglio tritato, rifaccio partire la fiamma sotto, lascio soffriggere un po' l'aglio
e intanto aggiungo ancora anche un altro filo d'olio. Ragazzi, già vi lascio immaginare il profumo che c'è qui fuori, soltanto con quest'olio sotto il naso. Vado ad aggiungere che cosa? Più di 1 chilo di scampi. Anche questi hanno un tempo di cottura differente rispetto agli altri. Qui basteranno un 5-10 minuti massimo di cottura, però prima li faccio scaldare per bene insieme all'olio, poi successivamente li faccio girare in questo modo qua, tanto lo spazio qui all'interno non manca, e vado a sfumarli con un po' di vino bianco. Mi raccomando, quando sfumate con il vino utilizzate vino buono, non utilizzate vino cartonato, perché come dico sempre, quello che ci mettiamo, quello ci troviamo. Allora, una sfumatina di vino, va via la parte alcolica nel fumo, vedete, resta soltanto il profumo, resto soltanto l'aroma. E successivamente cosa faccio? Vedete, intanto il vino fa deglassare il fondo della padella, quindi si ripulisce tutto e diventa già una crema. Vado ad aggiungere un bel po' di pomodorini belli, quelli datterini dolcissimi, rossi e maturi. Faccio andare ancora il tutto insieme per meno di 5 minuti, quindi 5 minuti li ho fatti con il vino, diciamo, e altri 5 nel pomodoro e basta. Gli scampi sono praticamente pronti. Per non lasciarli ancora durante tutto il tempo di cottura, li andrò a togliere, perché la pasta la cuocerò, come sapete bene, sempre all'interno qui del padellone. Metto una macinata di pepe nero, che se vi piace ci sta benissimo. Vedete, trascorso quel tempo che vi dicevo, li vado a rimuovere. Anche questi nel contenitore e poi con la pellicola sopra. Nel frattempo però continuo a lasciare andare ancora per un po' i pomodorini. Adesso che cosa mi è rimasto? Mi è rimasto ancora un'ultima aggiunta che farò a qualche minuto dalla cottura finale della pasta. Ancora andremo ad aggiungere altro pesce, però per adesso bisogna aspettare. Intanto con la cucchiarella vado a schiacciare per bene i pomodori in modo da tirargli fuori tutta la loro dolcezza. Ragazzi, il profumo, credetemi, mi dovete credere, è pazzesco. E se ho bisogno di liquido, ovviamente non aggiungo acqua, ma aggiungo l'acqua delle cozze, che ce l'ho sempre qui a portata di mano. Con il restante dell'acqua ci cuocerò gli spaghetti. E l'altra acqua, sempre delle cozze, vedete, le ho lasciate qui in ammollo, così sono belle morbide e assolutamente gonfie di liquido profumato. Allora, procediamo. Quando è il momento di far cuocere la pasta, butto il liquido all'interno nei pomodori e non appena va in ebollizione, tutto quello che mi resta da fare è calare la pasta. Quanto? 2 kg. Sono più pesci che pasta, a me piace così. E spesso, anzi troppo spesso, quando vado nei ristoranti, ora qualche batostata ci vuole, mi presentano 2 fili di spaghetti, una mezza cozza, una mezza vongola e costa quel che costa, per cui dopo qualche mazzata ho deciso che quando voglio un bel piatto me lo faccio io, ma più che altro non è soltanto una questione di soldi. Adesso, a parte la battuta e a parte gli scherzi, è che quando a volte vuoi uscire vuoi anche pagare, ma vorresti anche mangiare il giusto, e a volte in alcuni posti è davvero che torni a casa e devi mangiare di nuovo un panino perché non sei completamente soddisfatto. Chiusa parentesi. Allora adesso lascio cuocere, lascio risottare gli spaghetti nell'acqua delle cozze. Come avete notato, non ho aggiunto per niente sale per il momento. Perché? Perché l'acqua delle cozze è già abbastanza sapida, per cui meglio non aggiungerne all'inizio. Eventualmente ad aggiungere si fa sempre in tempo. Nel mio caso non c'è stato bisogno. Avete visto l'ultimo pesce che andrò ad aggiungere sono quei bei gamberetti che metterò all'interno giusto a 2 minuti dalla cottura finale. Gli spaghetti sono al dente, posso già aggiungere la restante acqua insieme alle cozze che abbiamo sgusciato, abbiamo lasciato giusto qualche guscio
per estetica, ma altrimenti sono tutte state sgusciate. Poi a seguire metto i calamari e già avevamo messo i gamberi e gli scampi. Purtroppo mi è saltata quel pezzo di ripresa, però ho messo prima scampi, gamberetti e calamari uno dietro l'altro. Quello che resta da fare adesso è lasciare insaporire il tutto, anche perché ogni ingrediente ha già avuto la sua cottura, devono soltanto, vedete com'è bella liquida, a me piace così, lo spaghetto deve scivolare, ragazzi, pazzesca, guardate che padellata, ditemi voi se non ci tuffereste già la forchetta, e saltiamo, perfetto, ci siamo, dai che qui tutti i miei ospiti stanno con le narici allargate e la bava alla bocca, non vi faccio soffrire più, ci siamo, ultimo giro di valzer per il mio padellone danzante e poi finalmente si va a tavola, ci siamo, vedete, cremosissima al massimo, molto molto morbida, il pesce ha la sua giusta cottura, ci siamo, spengo la fiamma e vado ad impiattare nelle zuppiere, come si diceva una volta, e poi le porto a tavola. Ce ne sono uscite 3, guardate qui. A gusto ci va il prezzemolo sopra, in 2 l'abbiamo messo, in 1 no, perché non a tutti piace il prezzemolo, e questo è il piatto finale. E adesso lo merito o no un bel assaggio in un impiattamento a valanga? Qui ci è capitato anche già il gamberetto imprigionato, soffio un po'. Mamma mia ragazzi, mare, profumo di mare, assolutamente un piatto da replicare, fatevelo a casa, sentite a me, fate una piccola spesa e poi almeno avrete un bel quantitativo di spaghetti come dite voi, ok? Un abbraccio, alla prossima!